Salve a tutti ragazzi, oggi andremo a vedere come abbassare l'input lag del vostro PC e delle vostre periferiche, in questo caso mouse e tastiere, per avere dei vantaggi anche durante le sessioni di gioco più impegnative, soprattutto nei giochi competitivi dove abbiamo bisogno di un minor tempo di risposta possibile. Allora, come primo step andremo a vedere come abbassare i processi che ci sono in background delle nostre applicazioni, quindi io direi prima di iniziare con gli step andare a controllare quanti processi abbiamo per adesso in esecuzione. Nel mio caso sono già pochi, sono soltanto 134 perché il mio computer già è molto ottimizzato. Voi ne dovreste avere all'incirca di 200 ma anche di più in base a come siete messi. Sempre da gestione attività, la prima cosa da andare a fare è andare su app di avvio e iniziare a disabilitare tutte quelle applicazioni che diciamo hanno un impatto di avvio alto e che non vi servono diciamo all'accensione del computer. Infatti nel mio caso io tengo abilitato soltanto il software della tastiera e del mouse e dell'audio, della scheda audio. Poi tutto il resto lo disabilito perché non mi serve all'accensione del computer. Rallenterebbe soltanto l'avvio di Windows, facendolo avviare già con molti più processi, quindi tutte le app che non vi servono vi consiglio di disabilitarle, cliccando qui col tasto destro e mettendo proprio disabilita. Dopo aver fatto ciò, il prossimo step da fare è andare su Start e cercare Terminale. Eseguirlo come amministratore. Vi spunterà questa schermata, se non vi trova la terminale provate a cercare PowerShell. PowerShell in caso, cliccate su questo, eseguitelo sempre come amministratore, vi darà la stessa scheda, si aprirà la stessa scheda. Dopodiché dovete incollare questa stringa, che ve la metterò nella descrizione, quindi non vi preoccupate, potete copiarla da lì e incollarla con CTRL e V. Adesso cliccate su invio, si aprirà questo programmino che è molto utile a mio avviso, che ci permetterà di abbassare i nostri processi superflui di Windows. Allora, quello che ci resta da fare per abbassare i processi è andare su Tweak e copiare le mie stesse impostazioni. Io facendo così non ho riscontrato nessun tipo di problema con la mia macchina, ho ridotto di molto i miei processi e ho incrementato le mie prestazioni. Dovete cliccare quindi su Standard, vedrete che tutte queste spunte si metteranno, lasciate queste qua senza spunta. Dopodiché su Advanced Tweak Caution andiamo a mettere queste stesse spunte che sto mettendo io adesso, quindi andiamo a disabilitare Background Apps, andiamo a disabilitare Microsoft Copilot, andiamo a disabilitare Intel MM, andiamo a disabilitare le notifiche Try Calendar, mettiamo la spunta su Set Display for Performance, andiamo a mettere la spunta anche su Set Classic Right Click Menu e andiamo a mettere la spunta sulle penultime due. Fatto ciò, dopo aver spuntato tutte queste caselle, non ci resta che cliccare su Run Tweak. Clicchiamo su Run Tweak, ci comparirà un caricamento in alto a destra dove sta apportando tutte le nostre modifiche. Attendiamo che finisca e poi infine, quando sarà finito, dovremo riavviare il nostro computer per far sì che queste modifiche abbiano effetto. Una volta terminato, qui vi comparirà la scritta Tweak Finished. A questo punto non vi resta che chiudere il programma. Ok, qua ci avvisa che è stato risolto un problema del nostro disco. Ok, non ci resta comunque che chiudere tutto e riavviare la macchina. Il secondo step da andare a fare è cercare sulla barra di ricerca modifica l'aspetto e le prestazioni di Windows. Andremo a cliccare qui, regoliamo in modo da ottenere le prestazioni migliori, clicchiamo su applica e su ok. Il prossimo passo che andremo a svolgere è scaricare un'applicazione che ci permetterà di sbloccare tutti i core del nostro CPU e utilizzarli al meglio. Quindi andiamo su Google o sul vostro motore di ricerca preferito, andiamo a cercare questo sito, che metterò in descrizione il link ovviamente, scendete in fondo la scheda e cliccate su Download Application. A questo punto partirà il download dell'applicazione. Io l'ho scaricato di nuovo anche se già ce l'avevo. Comunque andate ad avviare l'applicazione, si presenterà in questo modo, molto veloce e semplice. Una volta aperta il Core Parking Index, nella maggior parte dei casi sarà tutto a sinistra, quindi in questa direzione. Noi dovremmo portarlo al massimo, al 100%,
Dopodiché mettere applica e potete chiudere. Un'altra cosa che possiamo fare per abbassare i processi in Windows è andare a cercare configurazione di sistema sulla barra di ricerca. Quindi andiamo a farlo. Configurazione di sistema. Andare su servizi. Andare a nascondere tutti i servizi di Microsoft. Quelli li abbiamo già disattivati con quel programmino che vi ho fatto vedere all'inizio dal terminale. Quelli diciamo che non servivano al corretto funzionamento della vostra macchina. Adesso nascondiamo tutti gli altri servizi di Microsoft e andiamo a disattivare tutti quei servizi che sono in più, che non ci servono. Io direi di lasciare soltanto quelli della scheda video, quelli del mouse e della vostra tastiera. Tutti gli altri servizi, come vedete, io ce li ho disattivati, riducendo al minimo i processi in background nel mio PC. A questo punto, dopo aver fatto le vostre scelte, andate su applica e su ok. Adesso, dopo aver ottimizzato il nostro sistema e i nostri processi saranno diminuiti, quindi avremo molto meno input lag già da questo, andiamo a scaricare alcuni programmini che ci possono aiutare con le periferiche per ridurre ancora di più l'input delay dei nostri comandi. Allora, il primo software da scaricare in questo caso è FilterCase, che serve per la nostra tastiera, quindi per ridurre l'input lag della nostra tastiera, dei nostri tasti. Noi quindi scenderemo nella scheda qui e scaricheremo questa versione 1.0. Cliccando partirà il download che salveremo nella nostra cartella preferita. Estraiamo il file nel desktop, si presenterà in questo modo. Apritelo, copiate le mie stesse impostazioni, cliccate su salva nel registro, cliccate poi su applica e su ok. Una volta applicato e aver dato l'ok, questo programma non sarà aperto tra le applicazioni in background, ma sarà sempre in esecuzione. Io vi consiglio di aprirlo ogni volta che avviate il computer, di applicare e di mettere sempre ok prima di andare a giocare, a fare una sessione di gaming. Andiamo a scaricare il secondo software che ci servirà, in questo caso sarà XMouse Button Control, che ci permetterà di abbassare l'input delay del nostro mouse. Andate a scaricarlo da qui sulla latest version, vi scaricherà l'ultima versione. Il programma scaricato apparirà in questo modo. Voi, una volta aperto il programma, non dovete fare altro che andare su setting, andare a mettere le stesse spunte che ho io adesso, copiandole. Poi andate su advanced, fate la stessa cosa, copiate le stesse spunte che ho io e andate a copiare anche tutti i millisecondi che ho impostato io qui. Dopodiché fate su ok e applicate e potete chiudere. Questo programmino si aprirà in automatico e ogni volta che accenderete il computer si troverà sempre qui e potete lasciarlo sempre attivo, visto che vi ridurrà l'input lag del vostro mouse. Un altro software che vi consiglio di scaricare in combo con gli altri due è Time Resolution, che abbasserà l'input lag del vostro monitor. Andate su questo sito che troverete sempre in descrizione, scaricatelo. Il programmino è molto semplice, si presenterà in questo modo. Voi non dovete fare altro che aprirlo prima di mettere il vostro gioco preferito, cliccare su maximum, lasciarlo su 0.500 e il gioco già è fatto. Adesso l'ultimo step che andremo a fare sarà ottimizzare la nostra connessione di internet per cercare di ridurre al minimo il nostro ping e quindi ridurre la latenza anche in gioco, dopo aver ridotto già l'input lag del nostro computer e delle nostre periferiche, per avere un pacchetto completo. Allora andiamo subito a cercare rete sulla barra di ricerca, visualizziamo le connessioni di rete, andiamo a disabilitare la nostra scheda wifi se abbiamo una scheda wifi integrata nella nostra scheda madre, poi andiamo a cliccare sulla nostra scheda di rete principale, andiamo a mettere proprietà, copiate le impostazioni che ho io in questo momento, cioè levate tutte le spunte che avete a parte queste tre: utilità di pianificazione, pacchetti QoS, protocollo internet versione 4 e protocollo internet versione 6, lasciate soltanto queste tre spunte. Dopodiché andiamo su configura, andiamo su avanzate e andiamo a disabilitare tutto ciò che ha a che fare con il risparmio energetico, per esempio Green Ethernet, se ce l'avete abilitato lo dovete disattivare, Power Saving Mode, se ce l'avete abilitato disabilitatelo. Ovviamente le voci possono cambiare da scheda madre a scheda madre, quindi voi potreste avere anche la voce direttamente risparmio energetico o altro, comunque sono voci molto simili, quindi ve ne accorgete se si tratta di un rallentamento della vostra connessione per preservare l'energia. Dopo aver disabilitato queste impostazioni andiamo su risparmio energia
andate a disabilitare queste spunte e cliccate su ok. Dopo aver fatto questo, andiamo a scaricare un piccolo software che ci può aiutare con l'ottimizzazione della nostra connessione. Quindi apriamo il motore di ricerca, andiamo a cercare TCP Optimizer, che è un software che ottimizza la nostra connessione. Lo andiamo a scaricare da questo link. Una volta scaricato, il programmino si presenterà così. Andiamo ad aprirlo come amministratore, aspettiamo il caricamento, ok, mettiamo custom e andate a mettere le stesse impostazioni che ho io in questo momento. Intanto andiamo a selezionare la nostra scheda di rete. Qui selezioniamo di modificare questa impostazione per tutti i nostri adattatori di rete, quindi se abbiamo più schede di rete andranno tutte a modificarsi. Comunque noi selezioniamo sempre la nostra per sicurezza e poi copiate tutte queste impostazioni su General Setting. Una volta copiate queste impostazioni andiamoci a spostare su Advanced Setting. Andate a copiare sempre queste impostazioni su Advanced Setting. Dopo averle copiate andiamo su Applica cambiamenti. Aspettiamo che carichi il tutto. Da me praticamente è stato istantaneo perché già avevo queste impostazioni settate nella mia scheda di rete, quindi non c'è stato nessun caricamento. Da voi magari impiegherà un po' di più. Dopodiché andiamo a mettere ok e adesso ci richiederà di riavviare il nostro PC, ma noi daremo no perché ancora abbiamo delle cose da fare prima di riavviarlo. Tra parentesi, se questi cambiamenti non dovessero funzionare per la vostra linea, non dovessero peggiorarla in qualche modo, anche se mi sembra strano, andiamo su Windows Default e andiamo ad applicare le impostazioni di Windows Default. In questo modo ripristinerete la vostra scheda di rete per come era di fabbrica. Dopo aver utilizzato TCP Optimizer andiamo sul nostro CMD, andiamo a cercare il CMD sulla barra di ricerca, lo apriamo sempre come amministratore. In questa schermata adesso andremo a copiare dei comandi che vi lascerò in descrizione, così che voi li potete copiare e incollare con CTRL-V sul prompt dei comandi. Questi comandi andranno a pulire il nostro DNS e la nostra cake, rendendo la nostra connessione più veloce e stabile. Quindi andiamo a copiare, aspettiamo ovviamente che ogni operazione finisca il suo caricamento, andiamo a incollare tutto. Dopo aver finito questa operazione, anche sul prompt dei comandi ci apparirà di dover riavviare il nostro computer per completare l'operazione, ma noi ancora una volta rimanderemo il riavvio del nostro PC. Quindi chiudete il prompt dei comandi. L'ultima cosa che dobbiamo andare a fare è sempre su scheda di rete, quindi andate sempre sulla vostra scheda di rete, andate su proprietà, andate su protocollo internet versione 4, andate sempre su proprietà e qui ci sarà questa spunta da mettere. Utilizza i seguenti indirizzi server DNS, sono quelli personalizzati. Di default il nostro provider ci darà dei DNS molto più lenti rispetto a quello che possiamo impostare noi. Io vi consiglio di utilizzare questi, che sono quelli di Cloudflare, a mio avviso sono più veloci, ma molto buoni sono anche quelli di Google, che vi metterò in descrizione. Aver inserito quindi il vostro DNS preferito, o quello di Cloudflare o quello di Google, che oltre ad essere più veloci sono anche più affidabili, andate a mettere ok, chiudi, e a questo punto potete riavviare il vostro computer e tutte le impostazioni andranno salvate. E questo è tutto, quindi fatemi sapere come vi è sembrato questo video, se vi è piaciuto, se questi consigli vi sono stati utili, se la vostra connessione è migliorata, se il vostro input lag è diminuito, sia di connessione sia del vostro PC e delle vostre periferiche. E se vi è piaciuto il contenuto lasciate un mi piace.